video di oggi sarà un libro di molto speciale perché vi leggerò l'inizio di L'ultima ora, il saggio di Matteo Ruboli, il responsabile di Manila Magazine, che sicuramente conoscerete perché è veramente molto 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 bravo. Lo so che non è un libro rilassante, non è una lettura rilassante prima di andare a dormire, perché è un saggio sulla storia dell'uomo attraverso la pena di morte. Però io sono troppo affezionata a Vanilla Magazine per non presentarvi almeno un po' questo testo. Inoltre sono ultra felice perché il 27 di aprile, quindi sabato scorso, ero a Lucca per la presentazione del libro e ho avuto occasione di conoscerlo di persona e di parlarci. Come ovviamente mi aspettavo, una persona davvero squisita, molto 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 colto e anche davvero molto piacevole sia parlarci normalmente che ovviamente ascoltarlo in conferenza. E sono davvero felice e fiera di aver ottenuto l'autorizzazione a leggere i brani che volevo del suo libro. Però, come vi ho già anticipato, leggerò solo l'inizio perché non ho intenzione di spoilerarvi più di tanto. Probabilmente l'avrete già comprato, forse alcuni di voi erano lì alla presentazione e quindi conosceranno già benissimo questo testo. Nel caso invece non l'aveste fatto, sapete sicuramente già dove trovarlo, ma vi lascio anch'io il link in descrizione. E siccome ripeto ne sono troppo fiera, vi faccio vedere anche la bellissima dedica che mi ha scritto. Spero che si veda bene, sì, ok. E come vedete c'è scritto a Veronica, che è il mio nome vero: in bocca al lupo per il tuo canale ASMR, con stima e affetto, Matteo Ruboli. Sì, ok, così sembra che mi stia mandando. In realtà è solo il mio piccolissimo, veramente insignificante modo per ringraziare ancora Vanilla, Matteo Ruboli, per il lavoro meraviglioso che fa da anni, perché davvero io leggo anche la sua rivista, i suoi articoli, e ovviamente seguo anche da abbonata i suoi video e sono sempre interessantissimi ed è sempre davvero curioso sia qualsiasi argomento che sceglie, sia anche vedere il suo punto di vista sull'argomento. E piccolo spoiler, anche in questo libro chiaramente ci sono tante curiosità interessanti che effettivamente non vi aspettereste su un tema così serio come quello della pena di morte. Come sempre io spero che questo mio video vi faccia comunque anche rilassare e addormentare, però è chiaro che la formula del libro D è comunque fatta apposta anche per interessarvi e quindi spero che ve l'ascoltiate anche in momenti in cui non necessariamente desiderate addormentarvi subito. In ogni caso spero che il contenuto di questo canale e di questo video in particolare ti piaccia. Se ti va mi fa davvero molto piacere se vorrai scrivermi un commento e lasciarmi un like. E se ancora non l'hai fatto e vuoi iscriverti al canale, te ne sono davvero davvero molto grata. Grazie ancora e buona visione. O meglio, in questo caso
puoi anche tenere gli occhi chiusi e ascoltare soltanto, anche perché non ci saranno suoni extra a parte questi e naturalmente le parole del testo. Da vedere ci sarà molto poco, dunque chiudi pure gli occhi e rilassati. Grazie. Perché scrivere oggi, nel 2024, un libro sulla pena di morte? E soprattutto, perché leggerlo? Sono trascorsi 260 anni dalla pubblicazione del Trattato di Cesare Beccaria dei delitti e delle pene, nel quale l'autore nega il potere deterrente della pena capitale e mette in luce la contraddizione insita in essa. Lo Stato, per punire un reato, si rende esso stesso colpevole di omicidio. Da allora il percorso verso la sua abolizione è stato lungo e tortuoso. Se è vero che ad oggi la maggioranza delle nazioni ha messo fine alle esecuzioni, anche grazie alla moratoria universale promossa dall'ONU nel 2007, è altrettanto vero che il numero di condanne a morte è aumentato. Le statistiche fornite da Amnesty International rilevano che nel 2022, ultimo dato a disposizione, le esecuzioni hanno avuto un picco rispetto ai 5 anni precedenti. Proprio mentre scrivo questa prefazione, nell'Alabama, negli Stati Uniti, è avvenuta una barbara esecuzione con una nuova tecnica. La morte del condannato è stata provocata da ipossia da azoto. L'agonia della vittima è stata lunga e segnata da estrema sofferenza. La vicenda umana di quest'uomo è paradigmatica del nostro tempo. Scampato a una precedente esecuzione con l'iniezione letale, non ha avuto salva la vita, come sarebbe avvenuto in epoche passate, quando la pena di morte era legata sempre a un giudizio divino inappellabile che poteva invalidare quello umano e graziare il condannato. Ecco perché è importante conoscere la storia della pena di morte attraverso i secoli, per comprenderne l'evoluzione e il fine ultimo, oggi più che mai legato a un mero desiderio di vendetta, di estrema riparazione dell'irreparabile, scevra da qualsiasi considerazione sulla sua funzione deterrente. Qualcosa dunque di molto lontano dalla giustizia che ogni nazione civile dovrebbe garantire ai suoi cittadini. Spagna, Cima de los Huesos, 430.000 anni fa. Il corpo di un giovane individuo, non si sa se maschio o femmina, viene gettato in un pozzo profondo dove ne giacciono altri. Si tratta di una sorta di tomba comune per un gruppo di ominidi, ma quello che distingue il cadavere in questione riguarda qualcosa che i paleontologi riscontrano per la prima volta in un ominide così antico. Sono le tracce di una morte violenta, inflitta intenzionalmente, il che non significa che l'omicidio non fosse diffuso, ma semplicemente che i reperti in grado di testimoniare l'evento sono rarissimi. Nel caso del fossile trovato a Cima de los Huesos, i dubbi sono pochi. Il cranio 17, come viene identificato dai ricercatori, presenta 2 chiare fratture con depressione perimortem sull'osso frontale, che si ritengono prodotte da 2 episodi di trauma da corpo contundente localizzato. Il tipo di lesioni, la loro posizione, la forte somiglianza delle fratture nella forma e nelle dimensioni, i diversi orientamenti
e le traiettorie evidenziate nelle fratture suggeriscono che siano state prodotte con lo stesso oggetto in un conflitto interpersonale, faccia a faccia. Dato che uno dei due eventi traumatici era probabilmente letale, la presenza di più colpi indica l'intenzione di uccidere. Se l'uso della violenza tra persone dello stesso gruppo o di bande diverse è una realtà assodata dal Neolitico in avanti, non si può dire lo stesso per la preistoria più antica. Per questo motivo i resti del cranio 17 sono considerati come l'evidenza del primo omicidio della storia. Impossibile dire se si sia trattato di un litigio finito male, di una morte rituale o di una vera esecuzione dovuta alla non osservanza delle regole del gruppo di appartenenza. Andando avanti veloce nei millenni, si trova un'altra prova di morte violenta nel Kurdistan iracheno, forse un assassinio perpetrato questa volta tra membri di un gruppo di Neanderthal. La grotta di Shanitar, dove sono stati rinvenuti i resti di 9 individui, è nota perché ha suggerito l'ipotesi che questi antichi ominidi nutrissero verso i morti sentimenti di compassione e pietà non solo grazie alle prove di sepolture intenzionali, ma addirittura, almeno in un caso, per la presenza di fiori all'interno di una tomba. La narrazione della sepoltura dei fiori, compiuta da Neanderthal vissuti all'incirca 35.000 anni fa, è senza dubbio commovente perché li avvicina al nostro sentire di uomini e donne moderni. Nella stessa grotta ci sono però le prove del rovescio della medaglia. Anche la violenza interpersonale ci accomuna a loro. I resti dello scheletro Shanidar 3 mostrano i segni di una ferita alle costole prodotta da un'arma da taglio, una lama in pietra, che è forse la causa di morte. Potrebbe trattarsi di un caso di omicidio o comunque di tentato omicidio, sul cui movente si possono fare solo delle ipotesi: un conflitto interno al gruppo oppure uno scontro con altre bande di cacciatori raccoglitori, forse di Homo sapiens. I resti di Shanidar 3 raccontano di come armi che sono in via di affinamento, quali lance e frecce scagliate da lontano, consentano non solo una maggiore efficacia nella caccia, ma anche letalità negli scontri fra individui. La violenza interpersonale nasce tanto tempo fa, probabilmente molto prima delle testimonianze di cui abbiamo parlato, ed è propria del genere Homo. Occorre tenere presente che nella preistoria l'uso della violenza, con conseguenze a volte mortali, è spesso legato alla sussistenza. Si combatte per le risorse, per difendere il territorio o per evitarne la sovrappopolazione. A questo proposito, per quanto non si tratti di vere esecuzioni, si può fare un cenno alla pratica dell'infanticidio, diffusa tra le popolazioni di cacciatori-raccoglitori per tenere sotto controllo il numero di un determinato gruppo di persone sul territorio. Senza avere a disposizione metodi contraccettivi efficaci e con il grave rischio per la vita della donna a seguito di aborto indotto, l'unico modo per mantenere stazionaria la crescita del clan è l'infanticidio. Le considerazioni che si possono fare, parlando di preistoria, a proposito dell'uso della pena di morte, intesa proprio come sanzione da parte di chi esercita il potere nei confronti di chi contravviene alle regole accettate dal gruppo, non possono che essere supposizioni, anche quando accade all'incirca 12.500 anni fa la cosiddetta rivoluzione neolitica, ovvero la transizione dal nomadismo dei cacciatori-raccoglitori
alla vita sedentaria degli agricoltori. Accettando il dato che la pena di morte fosse il mezzo col quale le tribù e i clan, ormai stabili nei territori, difendevano se stessi ed eventuali pericoli interni o esterni, si può presumere che fosse applicata per reati che mettevano a rischio la sopravvivenza del gruppo, sulla base di leggi orali tramandate nell'avvicendarsi delle generazioni. A supporto di questa teoria c'è un dato incontestabile. È prevista la pena di morte in tutti i codici di leggi adottati nell'antichità, Hammurabi, Dracone, eccetera, che altro non sono se non la trasposizione scritta di sanzioni già applicate nel corso dei secoli precedenti, segno evidente che anche nella preistoria le esecuzioni erano una realtà. Il confine tra preistoria e storia è convenzionalmente marcato dall'inizio dell'uso della scrittura. Siamo nel 3500 a.C. circa, invenzione che consente di indagare il passato anche grazie alle testimonianze dirette, almeno quelle arrivate fino ai giorni nostri. Tuttavia, come confine è estremamente labile e non comporta certo una barriera fra il prima e il dopo. Consuetudini, riti, leggi non scritte si trasmettono di generazione in generazione, fino a quando la concentrazione di un gran numero di clan e tribù porta alla formazione di entità più complesse, chiamate cefferie, caratterizzate dalla presenza di un capo riconosciuto che trasmette il proprio potere per via ereditaria, dalle quali nascono poi gli stati. All'interno di una comunità regolata da un sistema centralizzato come lo Stato, si promulgano leggi che servono alla risoluzione dei conflitti attraverso l'uso di un sistema giudiziario e di una forza pubblica di controllo. I codici di leggi sono quasi sempre scritti, perché in gran parte, tranne ad esempio nella civiltà degli Inca, negli stati che nascono, si formano delle classi sociali elitarie in grado di leggere e scrivere. Non per niente è in Mesopotamia che si sviluppa la prima forma di scrittura, di pari passo con la creazione di un apparato statale. Ecco dunque che dalla preistoria si transita alla storia, ma per avere il primo codice di leggi stilato in maniera organica, ne esistono di precedenti meno completi, bisogna attendere a Hammurabi, sovrano dei Babilonesi, che durante il suo regno, all'incirca tra il 1792 e il 1750 a.C., si preoccupa di riunire in un unico testo tutte le norme in grado di garantire ordine e giustizia, inclusa la pena di morte. Con questo sono terminate prefazione e introduzione dell'ultima ora di Matteo Ruboli. A me piacerebbe leggervi ancora un altro po' di questo testo, ma non tantissimo, appunto per non farvi spoiler. Siccome presumo che desideriate anche rilassarvi e addormentarvi, direi che la seconda parte di questa lettura la farò in whispering.
lascio stile.